Buongiorno a tutti. Oggi vorrei parlare insieme a voi di Pans Pandas, microbiota e terapia microbiota mirata. Credo che sia, assolutamente importante partire da quelle che sono le acquisizioni attuali rispetto alle Pans Pandas credo che sia altrettanto doveroso dire che questa complessa entità clinica ha suscitato, un certo dibattito nella comunità scientifica, anche non poche, controversie, tanto che ad oggi ancora non esiste una comune linea di indirizzo nel percorso diagnostico, clinico e terapeutico delle Pars Pandas. Sicuramente tutti sono concordi, nel verificare che questa entità clinica esordisce tipicamente in età pediatrica, solitamente fra i 3 anni e l'età adolescenziale esordisce in maniera esplosiva, in maniera, veramente eclatante, con sintomi importanti di natura, neuropsichiatrica. Inoltre questi sintomi, possono avere una caratteristica di remittenza e quindi, possono presentarsi con delle fasi di riesacerbazioni. Come vedete ci sono moltissimi acronimi che tendono di descrivere questo quadro e probabilmente potremmo forse dire che ognuno di questi pone l'accento e l'attenzione su uno dei tanti aspetti, delle tante sfaccettature che caratterizzano questa sfera clinica. PANS, per esempio, è l'acronimo che punta l'attenzione sull'esordio iperacuto della sintomatologia. PANS invece punta l'attenzione sulla sintomatologia, che è prettamente neuropsichiatrica. PITAN invece si concentra di più su quella che sembra essere l'origine autoimmunitaria innescata da un trigger infettivo nelle Pans Pandas e Pandas invece pone proprio l'attenzione su un particolare trigger infettivo che è l'infezione streptococcica. In effetti ad oggi ancora non conosciamo chiaramente quale sia l'eziopatogenesi delle Pans Pandas, sia nel suo esordio che nelle sue fasi di riesacerbazione, almeno in un 30% dei casi sembra essere abbastanza evidente una correlazione con un'infezione da streptococco beta-emolitico di gruppo A, però esiste almeno un 20% dei casi dove la patologia streptococcica non è così evidentemente correlata, ma sembra comunque essere correlata con l'esordio e la riesacerbazione un innesco di tipo infettivo, magari sempre di natura batterica ma non streptococcica. Potremmo pensare per esempio al Mycoplasma pneumoniae oppure potremmo vedere una correlazione con un innesco virale, in particolar modo i Bornavirus, oppure un innesco fungino, ma rimane pur sempre un 50% dei casi dove questa correlazione con un'origine infettiva non è così evidente e non è possibile identificare un fattore scatenante vero e proprio. Si parla allora più che altro di un trigger ambientale. L'altra cosa caratteristica e particolare è l'associazione con una comorbidità psichiatrica importante, anche questa fortemente imbricata. Come vedete c'è una comorbidità con ADHD nel 40% dei casi, con disturbo positivo provocatorio, nuovamente nel 40% dei casi, nel 36% con depressione, nel 20% con enurosi, nel 12% con distimia. La grossa difficoltà che oggi abbiamo è già nella partenza, nella diagnosi delle Pans Panda. Se vi voglio mostrare questo interessante lavoro pubblicato su Frontiers in Pediatrics nell'ottobre del 2021, dove gli autori cercano proprio di capire se esiste un quadro clinico che caratterizza in maniera specifica questa forma, tanto da permetterne facilmente la diagnosi. E come vedete non è così semplice perché nelle varie forme, vedete, c'è sicuramente una costante correlazione con un esordio con sintomi ossessivo-compulsivi, con tic, con disturbi
con alterazioni neurologiche, con alterazioni comportamentali, però poi ognuna di queste si declina in una maniera non sempre così costante. E allora vi voglio mostrare questo panel che forse potrebbe essere di aiuto al clinico che si approccia alla diagnostica nella pars pandas. E vedete, in questo panel viene proposto di sospettare le pars pandas quando noi ci troviamo in un soggetto in epoca pediatrica in cui si ha un'improvvisa comparsa di sintomi ossessivo-compulsivi associati o meno a alterazione dell'intake alimentare di tipo restrittivo, più 2 almeno di questi altri segni e sintomi, dove troviamo la labilità emotiva, l'aggressività, la depressione, l'irritabilità, l'improvviso deterioramento delle prestazioni scolastiche, il comportamento positivo, l'urgenza urinaria e ancora vedete l'ansia, i disturbi del sonno, la regressione comportamentale e le anomalie sensoriali e l'enuresi. Il grosso problema che noi oggi abbiamo come clinici è che purtroppo non esiste un biomarcatore che ci consente di confermare la diagnosi. Vedete, qui trovate il riferimento bibliografico e come diversi autori hanno cercato di trovare delle correlazioni che aiutino la diagnosi, ma non sono costanti queste correlazioni. Vedete, alcuni autori trovano per esempio una correlazione con il rigurgito mitralico, con alterazioni dell'auscultazione cardiaca, oppure alterazioni elettrocardiografiche, oppure dell'ecocardio Doppler. Altri hanno trovato invece una correlazione con anomalie dei biomarcatori del microbiota intestinale, in particolar modo con gli LPS. Altri si sono concentrati di più nel trovare correlazioni, per esempio, con sintomi otorinolaringoiatrici e altre volte invece la correlazione più emergente sembra essere quella con dei polimorfismi genetici, in particolar modo con il polimorfismo del gene promotore del TNF-alfa e il polimorfismo delle mannose binding protein, l'MBL2, ma come vi dicevo nessuno di questi è costantemente presente. Anche la ricerca di dati laboratoristici non è di conforto, perché sebbene alcuni autori abbiano osservato sia nella fase acuta che nelle fasi di remittenza e intermittenza una riduzione della vitamina D, della ferritina e del ferro, oppure un aumento, vedete, dei linfociti B, D8-17, oppure la presenza di anticorpi antitrasglutaminasi, antitiroide, anti-ANA, anticorpi anticarboidrato A, antiistoni, oppure talvolta si osserva un'alterazione dell'espressione citochinica oppure delle sottoclassi delle monoglobuline, però nuovamente non sono dati costantemente presenti e riscontrabili. Nemmeno la diagnostica per immagine purtroppo ci viene in aiuto fino in fondo, perché se in alcuni casi riusciamo effettivamente a riscontrare alla risonanza magnetica un aumento volumetrico del caudato, del putamen, del globus pallidus, in altri casi la risonanza magnetica è completamente normale. Anche la PET, per esempio, in alcune situazioni ci mostra chiaramente l'aumento dei mediatori della neuroinfiammazione che spiegano l'attivazione della microglia. In altri casi è del tutto silente. Quindi purtroppo non abbiamo grandi elementi che ci possano confortare con certezza nella diagnostica. E allora vi voglio mostrare quest'altro interessante lavoro pubblicato su Molecular Science del 2020, dove vedete gli autori addirittura vanno a fare la revisione di tutta la letteratura pubblicata fino al 2020, dal 1977 in poi, per cercare quali sono le caratteristiche che possono aiutarci nel comprendere l'eziopatologia e la diagnostica. E quindi indirizzare la diagnostica, scusatemi. Quello che emerge, vedete, è che sembra esistere una suscettibilità dell'individuo, sembra esserci talvolta una correlazione con la durata dell'esposizione, per esempio, allo streptococco beta-emolitico di gruppo A, con la terapia, l'aggressività della terapia eradicante per eradicare lo streptococco emolitico di gruppo A. In altri casi invece la correlazione
sembra più di tipo genetico e in particolar modo con il polimorfismo della mannose binding leptin. Noi sappiamo che i soggetti con questo tipo di polimorfismo genetico hanno una maggiore tendenza a sviluppare patologia autoimmunitaria, sono più proni a infezioni recidivanti perché c'è un'alterazione del sistema immunitario innato e dall'attivazione del complemento. In altre condizioni invece si associa chiaramente un'alterazione del microbiota intestinale. Per cui quando noi vogliamo parlare di fisiopatologia, che cosa possiamo dire? Possiamo dire che sicuramente quelle che sono le caratteristiche costanti sono queste, cioè una riduzione dei linfociti T regolatori e al contrario una iperattivazione delle citochine infiammatorie e a questo si associa un aumento dei linfociti B di 8 e 17 e un'alterazione del profilo delle sottoclassi immunoglobuliniche. Molto spesso si sente parlare di innesco autoimmunitario. Anche qui c'è una grossa diatriba, perché se in alcuni casi questo innesco di tipo autoimmunitario sembra evidente, in altri casi non si riesce proprio a dimostrare per esempio, nel trigger infettivo delle pars pandas, scatenato dalla patologia streptococcica, è facile talvolta trovare una correlazione con antigeni streptococcici, come per esempio le proteine M streptococciche, oppure l'N-acetilbeta, di glucosammina, che sono antigeni streptococcici che possono indurre la produzione nell'organismo del soggetto di anticorpi diretti contro antigeni self, contro antigeni del cervello in particolar modo e possono condurre alla produzione di anticorpi anti l'isoganglioside GM1, antitubulina, antirecettore della dopamina, che ben correlano con alcune manifestazioni che si possono riscontrare alla risonanza magnetica nucleare a carico del putamen, del globus pallidus e dello striato, ma nuovamente, come abbiamo più volte detto, non sono elementi costantemente riscontrati. E allora Curious forse ci viene in aiuto con questa bella pubblicazione dello scorso luglio, in cui gli autori fanno una importante revisione sistematica della letteratura attraverso Medline, Cochrane, NBAS e Google Scholar fino al 2021, proprio per cercare di dare una mano al clinico nell'indirizzo diagnostico. E vedete, alla fine qualcosa emerge. Gli autori suggeriscono che la diagnosi deve essere una diagnosi in qualche modo indirizzata dalla clinica, quindi quando noi ci troviamo di fronte a un bambino di età compresa fra i 3 anni o l'epoca adolescenziale che ha un improvviso esordio di sintomi ossessivo-compulsivi e tic con fasi di remittenza, riesacerbazione, che ci sia o meno correlazione con un trigger infettivo vero e proprio, abbiamo ragione di sospettare le pans pandas e allora ci propongono un panel di indagini che in qualche modo ci potrebbe confortare e vediamo insieme, loro ci suggeriscono fra gli esami di laboratorio di routine sicuramente l'esame emocromocitometrico, la valutazione della funzionalità epatica e renale, il dosaggio degli indici di infiammazione, sicuramente un tampone faringeo, la ricerca del titolo ASO e degli anticorpi anti-DNA-SIB. Sicuramente ci spingono anche a fare una ricerca rispetto all'eziologia autoimmunitaria, quindi ci suggeriscono la ricerca di anticorpi antifosfolipidi, antinucleo, antilupus anticoagulant, fare la ricerca dei test per la celiachia e ci suggeriscono anche alcune indagini un po' più invasive, la risonanza magnetica dell'encefalo, la puntura lombare, l'elettroencefalogramma, l'elettrocardiogramma, l'ecocardio color Doppler e poi fra gli esami laboratoristici sicuramente suggeriscono il dosaggio del ferro e della ferritina, la funzionalità tiroidea e poi un panel metabolico e naturalmente il dosaggio dei livelli citoclinici. Per quanto riguarda
la gestione terapeutica, nuovamente ci troviamo in difficoltà, e quindi vi voglio mostrare quelli che sono gli attuali presidi terapeutici ai quali possiamo fare ricorso. Qui, vi mostro che cosa ci dice il PANSS Research Consortium Treating PANS-PANDAS. Il PANDAS Research Consortium nel 2017 stila delle linee guida che vengono pubblicate su Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology, e vengono stilate in 3 parti. Nella prima parte vengono affrontati gli approcci terapeutici di tipo comportamentale e psichiatrico, nella seconda parte il trattamento di tipo immunomodulatorio, nella terza parte il trattamento profilattico per prevenire diciamo, le infezioni che possono scatenare la esacerbazione della sintomatologia. Purtroppo quello che dobbiamo dire è che queste linee guida non sono accettate da tutti quanti in maniera univoca, ma sono gli unici strumenti terapeutici che attualmente conosciamo e di cui disponiamo, e questi comprendono interventi comportamentali, farmaci psicoattivi, primi fra tutti gli inibitori della ricaptazione della serotonina, il risperdone, l'atomoxetina, le benzodiazepine. Abbiamo poi l'intervento che utilizza gli steroidi, quindi FANS, steroidi, glucocorticoidi a seconda dell'intensità del quadro clinico. Talvolta è stata utilizzata la vitamina D quando si riscontra una riduzione di vitamina D. E poi è importante l'immunoterapia, soprattutto nella condizione in cui abbiamo una neuroinfiammazione evidente. In questo caso, nuovamente, a seconda della gravità del quadro in cui che ci troviamo ad affrontare, è possibile intervenire con le immunoglobuline endovena, talvolta addirittura con la plasmaferesi. Per quanto riguarda invece la prevenzione, vedete, qualche autore ha tentato la tonsillectomia per scongiurare le recidive infettive che possono triggerare le pars pandas. Sicuramente l'approccio più utilizzato di tutti è l'antibioticoterapia, soprattutto l'uso di penicilline e azitromicina, molto spesso in cicli multipli oppure in terapie molto molto prolungate, talvolta prolungate anche oltre l'anno. E questi sono gli strumenti di cui oggi disponiamo, però cerchiamo di capire insieme se possiamo avere anche altri strumenti. E io vi voglio mostrare questo bellissimo lavoro pubblicato su Psychiatric Clinical of North America nel 2022, dove si parla del ruolo della neuroinfiammazione nel disturbo ossessivo compulsivo che caratterizza appunto la Corea di Sideman, la PANS e la PANDAS. E quello che emerge è che proprio quello che sembra caratterizzare il disturbo ossessivo compulsivo in queste condizioni è la neuroinfiammazione, cioè l'iperattivazione infiammatoria che a livello del tessuto nervoso, che determina vulnerabilità neuronale. E quello che io oggi vi vorrei mostrare è la correlazione della neuroinfiammazione rispetto alla salute del microbiota intestinale. E allora cerchiamo di capire insieme come il microbiota intestinale così lontano, cioè contenuto nell'intestino, può in qualche modo interferire, interagire con la funzione del sistema nervoso centrale. Tutto questo avviene attraverso il gut-brain axis, che è molto di più di un semplice asse intestino-cervello, perché vede coinvolti tantissimi attori. Primo fra tutti l'ambiente, proprio filtrato dal microbiota contenuto nell'intestino, ma anche il sistema neuroenterico, il sistema vagale, la complessità delle barriere periferiche e centrali che tentano in qualche modo di proteggere il sistema nervoso centrale, e l'encefalo stesso, e non ci dimentichiamo l'asse ipotalamo-ipofisi surrene. Noi tutti oggi conosciamo molto bene il microbiota come diciamo il risultato di quelle che sono le caratteristiche della nostra vita.
quando siamo nati, come siamo nati, di cosa ci cibiamo, utilizziamo prebiotici, probiotici, postbiotici, psicobiotici, utilizziamo farmaci, primi fra tutti ormoni e antibiotici, il nostro stile di vita. Queste sono le condizioni che caratterizzano il microbiota che noi ospitiamo nel nostro intestino. E questo microbiota è un complesso di microrganismi vitali che producono una quantità enorme di bioprodotti attivi, producono neurotrasmettitori, ormoni, citochine, metaboliti, primi fra tutti gli acidi grassi a catena corta. E questi bioattivi mandano continuamente messaggi neuronali, messaggi endocrini, messaggi immunitari al sistema nervoso centrale, utilizzando due grandi vie. La prima è il sistema vascolare, la circolazione ematica, per cui quelli fra questi bioprodotti che riescono a attraversare le barriere, la barriera ematoencefalica, raggiungono attivo il sistema nervoso centrale. L'altra grande via è il sistema vagale, che è una via bidirezionale. E allora cerchiamo di capire come può avvenire questo dialogo, chi sono i protagonisti. Abbiamo visto questi bioprodotti, ma come fanno a dialogare col sistema nervoso centrale? Beh, il grande, se vogliamo, attore in questo dialogo è la cellula della microglia, che come vedete qui Current in Molecular Biology chiama addirittura cellula eccentrica. Questa cellula è effettivamente una cellula eccentrica perché è a tutti gli effetti una cellula del sistema nervoso centrale, ma allo stesso tempo è una cellula del sistema immunitario e questo ce lo dice chiaramente la sua origine. Vedete, la cellula della microglia origina nel sacco vitellino dal progenitore eritromeloide, come tutte le cellule del sistema immunitario, solo che lei molto molto precocemente, già in epoca embrionaria 9.5, cioè prima ancora che si formi la barriera ematoencefalica che la bloccherebbe, migra tramite il flusso ematico e va a colonizzare il tubo neurale. E qui sotto la guida, vedete, dell'espressione genica, di citochine, chemochine, di fattori di crescita, prolifera e poi avviene la sua fase di differenziazione. Ebbene, che cosa fa la cellula della microglia? Diciamo che durante tutto il periodo fetale, ma anche nei primi anni di vita, si dedica in maniera molto, molto particolareggiata alla neurogenesi, alla sinaptogenesi, al rimodellamento sinaptico. Dalla nascita in poi, però, oltre a fare questo, si dedica anche, vedete, alla prevenzione dell'eccitotossicità e qui è quello di cui vorrei provare a parlare nello specifico. Vedete, al momento della nascita, la cellula della microglia ormai matura può presentarsi fenotipicamente sotto forme differenti e a queste forme fenotipiche corrispondono anche attività funzionali diverse. Quando tutto funziona perfettamente, il sistema nervoso centrale è in equilibrio e il microbiota intestinale è in equilibrio, la cellula della microglia è in quiescenza e il suo compito è quello di verificare che il microambiente neuronale sia in ordine, in equilibrio. In effetti la cellula della microglia è a tutti gli effetti una cellula del sistema immunitario che fa da ponte fra il sistema immunitario innato e quello adattivo. È il vero e proprio macrofago tissutale residente nel sistema nervoso centrale. E allora che cosa fa questa cellula? Dicevo, quando tutto è in equilibrio, lei si trova in forma quiescente, che fenotipicamente corrisponde alla cellula ramificata, perché estende delle lunghe propagini chiamate sensomi, con i quali appunto sonda l'ambiente. Essendo un macrofago, sulla sua superficie, vedete, espone toll-like receptor, con i quali sonda l'ambiente. Quando nell'ambiente c'è sentore di pericolo, e questo sentore di pericolo è determinato dalla presenza di pumps e dumps che attivano il toll-like receptor, questa cellula si attiva. I pumps chi sono? Sono i patogeni associati microbial factor, cioè sono fattori di origine microbica che stimolano e che danno avvertimento di pericolo. I DAMPs sono i Damage Associated Microbial Factor, quindi sempre fattori di origine microbica che danno ragione di danno tissutale. Allora la cellula quando capta danno
o pericolo, si attiva e lascia la sua forma statica con le lunghe ramificazioni, si trasforma in cellula attiva, che è la cellula bemoide, che retrae queste propagini ed è in grado di muoversi molto rapidamente verso il punto dove registra il pericolo. E qui si può attivare lungo un vero e proprio spettro di possibilità di attivazione, che vanno dalla cellula della microglia di tipo M1 alla cellula della microglia di tipo M2. La cellula della microglia di tipo M1 è la cellula pro-infiammatoria, la M2 è quella antinfiammatoria. E filogeneticamente questo è indispensabile a preservare la funzione del sistema nervoso centrale, perché noi sappiamo perfettamente che l'infiammazione è la nostra prima linea di difesa ed ecco quindi che quando questa cellula capta il pericolo si attiva in senso infiammatorio per difendere il sistema nervoso centrale. Infatti così attivata può essa stessa, vedete, produrre citochine infiammatorie, l'interleuchina 1 beta, 1,6, l'interferon alfa, il TNF alfa, scusatemi, ma può produrre anche chemokine con cui richiama altre cellule, del sistema immunitario, può produrre specie reattive dell'ossigeno, ossido nitrico, può fagocitare eventuali patogeni e quindi contenere il danno. Una volta risolto e contenuto il danno, però vedete è in grado anche di autoregolarsi, spegnere il suo ruolo infiammatorio e trasformarsi in cellula della microglia antinfiammatoria. Vedete, è come se funzionasse con un meccanismo di servocontrollo che serve a contenere, la sua attività infiammatoria. E quando poi si trasforma in cellula M2 antinfiammatoria, si dedica a riparare i danni che ha dovuto provocare per difendere il sistema nervoso centrale e allora si dedicherà alla promozione della crescita dei neuriti, alla rienielinizzazione. Il problema, sussiste quando questa cellula perde la capacità di autoregolarsi e continua a mantenere uno stato di attività infiammatoria costante. Questo è quello che succede nella neuroinfiammazione. Questa cellula rimane costantemente attiva in senso infiammatorio, allora emergono gli effetti citotossici, emerge il danno neuronale, emerge la neurotossicità e questa cellula smette di funzionare in senso positivo, per riparare i danni, ma li causa e basta. E allora noi vediamo l'emersione della sintomatologia, neuropsichiatrica. Ehm, ora, dobbiamo parlare di un altro di, altri importanti, protagonisti nel regolare l'azione fra microbiota e il sistema nervoso centrale e queste sono le barriere. Noi tutti conosciamo il sistema nervoso centrale come una sorta di santuario protetto in tutto e per tutto dall'arrivo di possibili fattori aggressivi dall'esterno. E da dove arrivano i fattori aggressivi dall'esterno? Beh, il grosso arrivano dal nostro intestino. Se voi ci pensate, la superficie più estesa che noi abbiamo di contatto con il mondo esterno è l'intestino. Se noi srotoliamo completamente il nostro intestino, questo riveste una superficie, di un campo da calcio ed è qui che avviene l'interazione col mondo esterno. Ed è ovvio che infatti proprio qui madre natura ha posto uno scudo protettivo. Il 70% del sistema immunitario, cioè il sistema dedicato alla nostra protezione, si trova proprio nel GALT, nel sistema immunitario associato alla mucosa intestinale che si trova proprio al di sotto della lamina basale dell'epitere intestinale. E qui troviamo la più grande barriera protettiva che è la barriera intestinale, insieme ad un'altra barriera periferica che è la barriera vascolare intestinale. Come funzionano queste barriere? Scusate. La barriera intestinale è un vero e proprio scudo, costituita da più livelli. Abbiamo uno strato di muco periferico dove vivono i batteri commensali. Sono loro il primo scudo all'ingresso di possibili patogeni, sono loro che li frenano i patogeni. Poi abbiamo uno strato di muco più profondo dove non abitano batteri fisiologicamente, ma questo strato è ricco invece di sostanze antibatteriche, come per esempio
le difensine, le immunoglobuline che vengono prodotte dalle cellule di Paneth e dal GALT e poi abbiamo l'epitelio intestinale, tenuto bello stretto, una cellula vicino all'altra, dalle giunzioni serrate che chiudono le porte al possibile transito di microrganismi o di parti di queste o di prodotti di questi microrganismi. E poi al di sotto della lamina basale abbiamo il GALT, il sistema immunitario associato alla mucosa intestinale. L'altra grande barriera è la barriera vascolare, che è fatta invece da un monostrato di cellule endoteliali, anche queste tenute insieme da un complesso giunzionale. E il ruolo delle barriere è quello di ostacolare il possibile transito di microrganismi, parti di microrganismi o prodotti potenzialmente lesivi di microrganismi dal lume intestinale verso la circolazione ematica e quindi una progressione verso tutto l'organismo. Il sistema nervoso centrale poi è ulteriormente protetto dalle barriere centrali che sono date da quella che conosciamo tutti, che è la barriera ematoencefalica, e dalla barriera del plesso coroideo. La barriera encefalica la conosciamo tutti, è molto simile alla barriera vascolare intestinale, un monostrato di endociti e complessi giunzionali che si oppongono a questo transito dal sangue verso il tessuto nervoso. Quella di cui vi voglio parlare ora è la barriera del plesso coroideo, che è un'ulteriore barriera che, che recentemente abbiamo scoperto, che filtra ulteriormente la possibilità di transito di trigger, diciamo potenzialmente lesivi dal sangue verso il liquido cefalorachidiano, che noi sappiamo immergere tutto il sistema nervoso centrale. E oggi sappiamo perfettamente come è fatta la barriera del plesso coroideo. Presenta una parte stromale interna ricca, vedete, di capillari finestrati e poi c'è un epitelio cuboidale con una forte struttura giunzionale che si può opporre al transito, vedete, di possibili aggressori dal circolo ematico verso il liquido cefalorachidiano in cui è immerso il sistema nervoso centrale. E vi voglio mostrare questa bellissima pubblicazione di Science, frutto del lavoro della professoressa Carloni e della professoressa Rescigno, che ci spiegano il ruolo rescue della barriera del plesso coroideo. Ebbene, noi dobbiamo pensare che quando tutto funziona perfettamente, quando il sistema nervoso è in perfetto equilibrio e soprattutto l'intestino è eubiotico, il microbiota intestinale è eubiotico e sano, le barriere periferiche sono belle salde, strette, non fanno passare niente, il sangue è sicuro, non c'è dentro niente di pericoloso per il sistema nervoso centrale. E allora la barriera del plesso coroideo si può permettere di rimanere aperta, beante, e questa apertura è importantissima perché permette il transito di amminoacidi che sono i mattoni per la costruzione dei neurotrasmettitori a livello del tessuto neuronale e permette anche, per esempio, di scaricare eventuali i cataboliti, le sostanze di scarto che vengono prodotte nel metabolismo a livello del sistema nervoso centrale, che se si accumulano possono risultare essere neurotossiche. Ma quando noi ci troviamo in una condizione di pericolo, cosa succede? Questa barriera si chiude per evitare il pericolo. Il problema è quando questo pericolo tende a rimanere persistentemente e costantemente presente, la neuroinfiammazione. Quando noi ci troviamo in una condizione di infiammazione sistemica legata alla disbiosi intestinale, cosa succede? Che le barriere periferiche non reggono più, si aprono e allora in circolo nel sangue possiamo avere la presenza di tanti fattori che possono essere potenzialmente pericolosi e possono arrivare fino a superare la barriera ematoencefalica e allora la barriera del plesso coroideo assolve la sua funzione rescue, si chiude per scongiurare questa infiammazione sistemica che può diventare neuroinfiammazione persistente. Però questa chiusura non è una chiusura selettiva, è una chiusura e basta, è una chiusura a tutto. E allora queste porte si chiudono anche all'ingresso di metaboliti e degli amminoacidi indispensabili per costruire i neurotrasmettitori. E se questa chiusura tende a persistere nel tempo perché c'è la neuroinfiammazione, alla lunga noi vediamo la disfunzione neuronali.
Questa chiusura non permette più di scaricare le sostanze, cataboliche che si accumulano e finiscono per essere neurotossici e vediamo la neurotossicità. E allora comprendiamo come l'infiammazione sistemica si può trasformare in neuroinfiammazione che determina la disfunzione neuronale, determina la neurotossicità e allora abbiamo l'emergenza dei disordini di tipo anche neuropsichiatrico. Ma chi è che governa questi grandi protagonisti che abbiamo visto? Cioè la funzione della cellula della microglia, la funzione delle barriere? Beh, uno dei più grandi determinanti della regolazione di questi grandi attori sono gli acidi grassi a catena corta e questi sono dei metaboliti prodotti dal microbiota eubiotico. È il microbiota eubiotico che abita nel nostro intestino che fermentando la fibra e fermentando gli amido resistenti produce acidi grassi a catena corta, che sono l'acetato, il propionato e il butirrato. Questi tre acidi grassi, vedete, agiscono sui recettori degli acidi grassi liberi, sul recettore dell'acido idrossicarbossilico, su recettori accoppiati alle G-protein e addirittura possono hanno azione inibente HDAC, cioè inibiscono le istone di acetilasi, quindi sono in grado di regolare anche l'espressione epigenetica. Ma in pratica, attraverso questi meccanismi di attivazione, cosa fanno gli acidi grassi a catena corta? Vedete, assolvono tutte queste funzioni, regolano l'attività della immunità mucosale, ma anche l'attività dell'immunità sistemica, perché sono loro a determinare la differenziazione dei linfociti T regolatori, la secrezione citochinica interleuchinica ed inoltre sono gli acidi grassi a catena corta a regolare l'attività del sistema neuroenterico. E quindi la produzione, per esempio, di ormoni come l'ormone TYY, il GPL1, che sono quelli che regolano il nostro appetito, il nostro senso di sazietà, quindi il nostro accedere e cercare il cibo, ma regolano anche l'attivazione del sistema neuroenterico nella produzione di neurotrasmettitori come il GABA, che è il neurotrasmettitore inibitorio per eccellenza, oppure la serotonina al contrario. E ancora, vedete, entrando in circolo questi acidi grassi a catena corta raggiungono organi a distanza come il fegato, il pancreas, il tessuto adiposo e ne regolano il metabolismo energetico dell'intero organismo umano. E ancora hanno un'altra importante funzione, qui arriviamo al dunque, parlavamo di barriere. Chi regola le barriere? Gli acidi grassi a catena corta. Pensate, il butirrato è il cibo delle cellule che formano le barriere. L'enterocita si nutre di butirrato. Se noi ci troviamo in una condizione di disbiosi, i microrganismi disbiotici non fermentano la fibra per produrre acidi grassi a catena corta. Il butirrato crolla. Se crolla il butirrato, che è il cibo dell'enterocita, l'enterocita va in sofferenza, le tight junction si aprono, lo strato di muco si assottiglia, la barriera intestinale non fa più barriera, si apre e allora possono passare dal lume intestinale nella circolazione sistemica un'enorme quantità di citochine infiammatorie, di frammenti microbici, di derivati microbici potenzialmente pericolosi, interi batteri potenzialmente pericolosi e questo può succedere a livello della barriera intestinale, ma anche a livello delle barriere centrali. E quindi ci può essere un insulto infiammatorio che può raggiungere il sistema nervoso centrale. Ancora, vedete quale altra grande funzione fanno gli acidi grassi a catena corta? Regolano l'espressione fenotipica e quindi quella funzionale della cellula della microglia, quindi l'attivazione della cellula della microglia in senso infiammatorio piuttosto che antinfiammatorio. Quindi capite come il microbiota a questo punto può agire, può essere uno dei tanti fattori, insieme ad altri, che agiscono nella regolazione del sistema nervoso centrale e anche rispetto alla regolazione della neuroinfiammazione. Vi mostro Frontiers in Microbiology con questa splendida review, dello scorso gennaio che riassume quanto abbiamo detto fino ad ora. Vedete, quando ci troviamo in una condizione di eubiosi intestinale abbiamo, l'induzione del sistema T regolatorio, il rilascio di citochine antinfiammatorie, le barriere sono belle chiuse, nel circolo ematico non ci sono aggressori e il sistema nervoso centrale ha ragione di funzionare in maniera omeostatica.
Quando ci troviamo in una condizione di disbiosi intestinale, abbiamo la presenza di cellule immunitarie attivate, l'induzione del sistema TH1 e TH17, abbiamo il rilascio di citochine proinfiammatorie, le barriere si aprono perché non c'è più butirrato, quindi queste barriere non ce la fanno più a reggere, l'enterocita va in sofferenza e allora in circolo, vedete, abbiamo cellule immunitarie attivate, citochine infiammatorie, mediatori dell'infiammazione, interi batteri, patogeni, tossine patogene, DAMPs, PAMPs, e tutte queste possono raggiungere il sistema nervoso centrale e qui determinano infiltrazione di cellule infiammatorie, presenza di mediatori dell'infiammazione, infiltrazione di tossine batteriche e attivazione della microglia persistentemente in senso infiammatorio, il che vuol dire citotossicità neuronale. E possiamo allora comprendere la neuroinfiammazione che origina anche dalla disbiosi intestinale. A questo punto entriamo un attimo più nello specifico, vediamo come la disbiosi può caratterizzare le pars pandas e vi mostro Frontiers in Microbiology, questo è un lavoro del 2018 dove gli autori sono andati proprio a studiare i bambini pars pandas per vedere se presentavano particolari caratteristiche del microbiota. È uno studio fatto su 30 pazienti pars pandas relativi controlli e viene studiato il microbiota e la metabolomica di questo microbiota. Quello che emerge è che nei bambini pars pandas vi è un forte aumento, vedete, di Bacteroides, Odoribacter, Oscillospira e una forte riduzione di Roseburia, Clostridiales, Lactospiraceae e del Tricheaceae. Che cosa vuol dire questo? In buona sostanza vuol dire un aumento nei bambini pars pandas dei microrganismi gram negativi a discapito dei gram positivi che crollano. Aumentano i bacteroidetes, che sono tutti gram negativi, diminuiscono i firmicutes, che sono gram positivi. E tutto questo si associa ad un crollo della biodiversità batterica, cioè abbiamo la riduzione della varietà di microrganismi e la crescita soprattutto di alcuni microrganismi. E come vedete, quelli che crescono sono i gram negativi e quelli che decrescono sono i gram positivi. I gram positivi, i firmicute, sono i più grandi produttori di butirrato. Questo vuol dire che le barriere cedono e vuol dire che possiamo avere una facilità alla neuroinfiammazione, che infatti ritroviamo in questi bambini. Ma vi voglio mostrare un'altra cosa molto interessante. Questo è Plus One che ci spiega che cosa fa la terapia antibiotica e perché vi voglio mostrare questo lavoro. Perché abbiamo visto che la terapia antibiotica è uno dei cardini del trattamento nelle pars pandas, ma molto spesso viene prolungato nel tempo. E io vi voglio far riflettere sul fatto che dobbiamo stare attenti al prolungamento della terapia antibiotica perché può diventare un'arma a doppio taglio. Guardate che cosa fa la terapia antibiotica. Questo non ce lo dice solo Plus One, che credo sia forse l'apoteosi della letteratura scientifica di livello aumentato, ma ce lo dice tantissima letteratura ormai da diversi anni. Gli antibiotici reiterati nel tempo paradossalmente aumentano la microbial load, cioè dopo un antibiotico la quantità di microrganismi nel nostro organismo aumenta. Quello che però diminuisce è la microbial richness, cioè la varietà di microrganismi, che crolla del 25% per ogni ciclo di terapia antibiotica. Questo vuol dire che la varietà diminuisce, ma aumentano in totale i batteri, vuol dire che aumentano poche specie. E guardate chi aumenta. Aumentano i gram positivi, i gram negativi e diminuiscono i gram positivi. È lo stesso che abbiamo visto succedere nel bambino Pars Pandas. Aumentano i gram negativi, diminuiscono i gram positivi, il che vuol dire crollo del butirrato e apertura delle barriere. Vedete, Gatt ci ribadisce lo stesso concetto. Gatt addirittura con questo bel lavoro va a studiare tutte le classi di antibiotica, una per una, vedete, e tutte quante fanno la stessa cosa, indifferentemente. Abbattono i gram positivi, che sono rappresentati da Firmicutes e Actinobacteria, e favoriscono i gram negativi, Bacteroidetes e Proteobacteria.
Ma che cosa vuol dire questo? Vediamolo in termini metabolomici. Cerchiamo di capire insieme perché vi parlavo di arma a doppio taglio. Perché se crollano dopo l'uso prolungato di antibiotici gram positivi, cioè bifidobatteri e firmicutes, da un punto di vista metabolomico, questo vuol dire crollo dell'acetato, perché i bifidobatteri producono acetato e l'acetato è il precursore utilizzato da molti batteri per produrre butirrato, ma crollano anche i firmicutes, cioè i primi a produrre butirrato. Quindi in buona sostanza questo crollo di bifidobatteri e firmicutes vuol dire annientare il butirrato. Se il butirrato crolla, vedete, diminuisce la possibilità di attivare il sistema T regolatorio e questo si traduce automaticamente in una predisposizione alla neuroinfiammazione. Se crolla il butirrato, abbiamo visto che l'attivazione della microglia non segue il suo normale corso. La microglia si attiva in senso infiammatorio e questo nuovamente predispone alla neuroinfiammazione. Il butirrato abbiamo visto essere il cibo dell'enterocita e se l'enterocita non ha cibo, soffre, le barriere si aprono, aumenta la permeabilità intestinale. Questo vuol dire ingresso in circolo di citochine infiammatorie, endotossemia, e l'endotossemia è la prima causa che porta alla neuroinfiammazione ed è quella che predispone ad ansia e depressione. Abbiamo visto ancora, PNAS ci diceva che l'uso degli antibiotici prolungati abbatte la biodiversità batterica, cioè la differenza di tante specie microbiche e quando si abbatte la biodiversità si ha riduzione dell'attivazione TH1 e questo vuol dire minore risposta ai vaccini. I vaccini è come se non fossero più protettivi per chi fa tanti antibiotici e quindi questo vuol dire essere più proni, più esposti alle infezioni. Inoltre, se crolla il sistema TH1, le recidive infettive aumentano drammaticamente e queste possono essere trigger, abbiamo visto per i bambini PAS PANDAS. Ancora, il crollo della biodiversità è uno dei moventi insieme alla infiammazione a determinare ansia e depressione. E allora cerchiamo di trovare qualche soluzione. Io quello che vi vorrei mostrare è come accanto a tutta la terapia che oggi conosciamo, che possiamo utilizzare nei bambini PAS PANDAS, abbiamo anche a disposizione la terapia microbiota mirata. E allora vediamo come possiamo utilizzare la terapia microbiota mirata. Ci possiamo chiedere, è possibile contrastare questa disbiosi prodotta dall'antibiotico che abbiamo visto insieme, che provoca il crollo dei gram positivi e il crollo del butirrato, che sono il preludio per la ridotta risposta ai vaccini, per l'aumento delle infezioni ricorrenti che possono fare da trigger nelle PAS PANDAS, per l'aumento della neuroinfiammazione, per l'aumento di ansia e depressione? E la risposta è sì. Io vi voglio presentare questo ceppo batterico di precisione che si chiama Bifidobacterium breve PRL 2020. Perché ve lo presento? Perché abbiamo visto che l'antibiotico abbatte i bifidobatteri, abbatte i Firmicutes. Abbiamo visto che bifidobatteri e Firmicutes sono indispensabili per produrre il butirrato. Allora ci potremmo chiedere se esiste un qualcosa che ci può aiutare a preservare questo abbattimento dei bifidobatteri indotto dall'antibiotico. Noi sappiamo che i bifidobatteri sono sensibilissimi agli antibiotici e vi voglio mostrare Applied and Environmental Microbiology che fa un lavoro direi meraviglioso. Questo è il gruppo del professor Ventura della Francesca Turoni che vanno a testare 261 ceppi di bifidobatteri per cercare se esiste un qualche bifidobatterio che in qualche modo riesce a non morire quando noi somministriamo l'antibiotico. E vedete che cosa trovano? Trovano che questo ceppo, il Bifidobacterium brevis PRL 2020, ha una MIC 64 per amoxicillina, 32 per amoxicillina più acido clavulanico, 8 per ampicillina. Vuol dire che se noi lo somministriamo insieme a questi antibiotici che sono in assoluto i più utilizzati
in tutte le epoche della vita e sicuramente i più utilizzati in epoca pediatrica e sicuramente i più utilizzati nelle Panspandas, ebbene, se noi, somministriamo insieme a questi antibiotici questo probiotico non muore. E allora vuol dire che preserviamo l'acetato, che è il metabolita per produrre il butirrato. E allora, lo possiamo sfruttare a nostro vantaggio quando dobbiamo fare terapia antibiotica nei bambini PASFANDAS proprio per preservare il butirrato, il che vuol dire preservare la neuroinfiammazione, preservare la funzione delle barriere. Andiamo ancora avanti e vi voglio mostrare un altro ceppo interessantissimo da questo punto di vista, che è il Clostridium butyricum CBM 588. Abbiamo visto quanto è importante il butirrato per evitare il crollo e la neuroinfiammazione. E allora ci potremmo chiedere, ma possiamo avere un ceppo che produce butirrato nelle condizioni in cui questo non c'è? E allora vi voglio mostrare Advancing Science, che ci spiega proprio come questo ceppo, il Clostridium butyricum CBM 588, vedete, è in grado, attraverso la produzione di butirrato a livello intestinale, di attivare in senso antinfiammatorio la cellula della microglia, e in questo articolo parlano dell'utilizzo di questo ceppo nell'Alzheimer, ma con lo stesso meccanismo, cioè produrre butirrato che va a preservare la neuroinfiammazione, possiamo pensare di utilizzare questo ceppo nell'ansia, nella depressione, nell'ADHD, nello spettro, nei disturbi del sonno e perché no, anche nelle PANS-PANDAS. Per di più, questo è un ceppo sporigeno, per cui se non lo somministriamo insieme alla terapia antibiotica, lui sporula, quindi aspetta che sia finita la terapia antibiotica, poi riemerge vivo e inizia a produrre butirrato di cui noi abbiamo bisogno perché abbiamo visto la terapia antibiotica abbatte i produttori di butirrato, quindi lo possiamo sfruttare a nostro vantaggio. E allora vi voglio fare ancora un'altra domanda: ma è possibile prevenire le infezioni da Asbega, da Streptococco beta-emolitico di gruppo A, che possono triggerare le Pars pandas? Ed è possibile, per esempio, prevenire le infezioni batteriche delle alvei aeree, le infezioni virali delle alvei aeree, che possono fare anche queste da trigger di riattivazione della sintomatologia neuropsichiatrica nel bambino Pars pandas? E ancora, è possibile potenziare, per esempio, l'efficacia degli antibiotici in modo magari di usarli una volta sola e non dover fare 3, 4, 5 cicli che alla lunga possono provocare quei danni che facilitano la infiammazione? E vi rispondo dicendovi sì, abbiamo un ceppo probiotico che può rispondere a tutte queste richieste e si chiama Streptococcus salivarius Bliss K12 vi mostro ha una quantità di letteratura questo ceppo straordinaria e vi mostro qualcosa perché i tempi sono contenuti. Vedete, questo ceppo ha un evidente effetto antibatterico contro questi microrganismi e solo questi, Streptococcus pyogenes, che è il nostro streptococco beta-emolitico di gruppo A, Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae e Moraxella catarrhalis. Questi quattro signori qui da soli sono i responsabili del 99% di tutte le infezioni a carico delle altre aeree di natura batterica e in più è attivo anche contro questi altri microrganismi che però ci interessano meno nelle pars fungus. Come fa ad uccidere questi microrganismi? Perché produce due sostanze che si chiamano salivaricina A e salivaricina B, che sono dei veleni specifici per questi signori qui. La salivaricina A produce in questi e solo questi microrganismi dei pori, dei buchi nella membrana citoplasmatica. Una volta formato il buco, fuoriesce il citoplasma, entra acqua e la cellula batterica muore. E la salivaricina B invece interferisce con la formazione dell'ultima parte del peptidoglicano che forma la struttura della parete di questi microrganismi. E allora vedete in questa bella documentazione fotografica come per esempio lo Streptococcus pyogenes, quando è entrato in contatto con questi due veleni, prima perde la sua forma coccica, si pimenta tutto e poi si spacca il citoplasma e semplicemente muore. Ma vi dirò di più, ci chiedevamo fra gli effetti antibatterici se ci fosse qualcosa che può potenziare l'efficacia degli antibiotici. E questo ceppo, lo Streptococcus salivarius BSK12, lo può fare. Sapete perché? Perché inibisce il biofilm dello Streptococcus pyogenes.
Perché noi tante volte dobbiamo fare tanti cicli di terapia antibiotica per eradicare lo Streptococcus pyogenes? Perché il primo ciclo spesso non funziona? Perché lo Streptococcus pyogenes produce biofilm. Il biofilm è una sorta di coperta nel quale lui produce questo Streptococcus pyogenes, sotto la quale si nasconde ed elude la nostra terapia antibiotica. Ecco perché a volte dobbiamo fare più e più cicli per riuscire a scovarlo, perché sta nascosto sotto questa coperta. E allora quello che può fare lo Streptococcus salivarius Bliss K12 è inibire la crescita del biofilm dello Streptococcus pyogenes, e se il piogenes è scoperto, non c'è più la sua copertina, è più suscettibile alla nostra terapia antibiotica, e quindi questo ceppo probiotico ci può aiutare proprio a aumentare l'efficacia degli antibiotici e quindi ridurne la necessità di fare più cicli che possono risultare dannosi per il microbiota. E ancora guardate, ha uno splendido effetto questo ceppo Bliss K12 anche antinfiammatorio, perché ci hanno dimostrato degli studi in vitro sull'epitelio faringeo umano come vada a ridurre l'attivazione NF-κB. Le cellule del sistema immunitario possono essere attivate tramite il toll-like receptor e vanno ad attivare il fattore nucleare KB. Questo, una volta attivato, determina la trascrizione e la traduzione, vedete, delle citochine infiammatorie, TNF-alfa, interleuchina 1 beta, interleuchina 6, interleuchina 8, tutte citochine infiammatorie. Ebbene, se si blocca questo, si blocca la produzione delle citochine infiammatorie. Quindi vedete che meraviglioso effetto ha questo Bliss K12, e ancora di più, vedete, ha un effetto antivirale perché riduce l'aggancio dei virus all'epitelio orale, quindi la possibilità di infettare, e aumenta la produzione del gamma interferon nella saliva. E il gamma interferon è il nostro primo scudo specifico rispetto alle infezioni virali. Quindi abbiamo trovato un ceppo, lo Streptococcus salivarius Bliss K12, che annienta direttamente lo Streptococcus pyogenes, lo Streptococco beta emolitico di gruppo B, che può essere un trigger di Pars pandas, ma annienta anche altri agenti batterici che possono essere trigger di Pars pandas, e annienta agenti virali che possono essere trigger di Pars pandas. Ehm, ehm, Tiene a bada l'infiammazione col suo effetto antinfiammatorio e potenza i nostri antibiotici perché inibisce la formazione del biofilm dello Streptococcus beta emolitico di gruppo B. Vi voglio parlare di un altro ceppo ancora interessante, che è il Bifidobacterium adolescentes PRL 2019. Perché ve ne parlo? Perché noi sappiamo che scusatemi, il GABA, che è un neurotrasmettitore inibitorio per eccellenza, può avere un ruolo nei TIC, nel controllo dei TIC. Ebbene, questo è un ceppo produttore di GABA, e questo GABA, una volta prodotto a livello intestinale, per via vagale raggiunge direttamente il sistema nervoso centrale, quindi ci può aiutare nei TIC, nell'ansia, nella depressione, nell'SD, nell'ADHD, nei disturbi del sonno, nella modulazione del dolore, e perché no, anche nella Pars pandas. E questo è Scientific Report, nuovamente un bellissimo lavoro del professor Ventura. Con il suo gruppo vanno a fare una genomic survey addirittura su 1022 genomi di 81 specie di bifidobatteri per cercare un bifidobatterio che produce GABA, e ne trovano due splendidi, vedete, il PRL 2019 e l'HD17T2H, e alla fine si dirigono verso questo ceppo perché studiandolo in vivo si rendono conto che è quello che colonizza meglio l'intestino e che quindi colonizzando può, una volta colonizzato l'intestino, produrre GABA, e ne fanno sviluppo probiotico. Ora ce l'abbiamo questo probiotico, abbiamo lo streptococco adolescentis PRL 2019, produttore di GABA, che possiamo utilizzare anche nelle Pars pandas. E ancora vi voglio presentare un altro ceppo ancora, Akkermansia mucinifila. Oggi ce l'abbiamo disponibile soltanto in forma pastorizzata, quindi uccisa, quindi non si può parlare di probiotico, ma si parla di postbiotico, però anche nella sua forma uccisa pastorizzata, AMOC 1100 mantiene tutte le sue funzionalità. AMOC 1100 è una proteina di Akkermansia mucinifila.
Perché ve ne parlo? Perché vedete, Clinical Review in Microbiology quest'anno pubblica questo interessante lavoro dove ci spiega che Akkermansia mucinifera tipicamente crolla, diminuisce, vedete, nella depressione, nell'ansia, nell'Alzheimer, nei deficit cognitivi, nell'abuso di alcol, nell'epilessia, nella sclerosi laterale amiotrofica. Aumenta, vedete, nella sclerosi multipla e nel Parkinson, ma questo aumento non è la causa della sclerosi multipla e del Parkinson. Recenti lavori sembrano identificare l'aumento di Akkermansia come un tentativo di arginare alcune situazioni che si innescano in queste patologie. Perché ci può interessare questo ceppo? Perché vedete, questo postbiotico, anche quando ucciso, riesce a regolare la produzione di acidi grassi a catena corta, l'espressione delle tight junction che tengono strette alla barriera, la produzione del muco che fortifica la barriera intestinale. Inoltre da un regolano la produzione di citochine infiammatorie e invece accendono la produzione di citochine antinfiammatorie, regolano l'espressione di Fox P3 Treg, regolano il metabolismo del triptofano rispetto alla produzione di chirurenina e derivati indolici, la biosintesi della serotonina, il rapporto fra glutammato e GABA, e allora ne potremmo vedere un utilizzo potenziale personalizzato anche nel bambino PASPANDAS. Parlando di terapia microbiota mirata, non possiamo fare a meno che parlare anche di dieta, e io vi voglio mostrare solo rapidamente questo bel lavoro e poi cedo la parola a chi parlerà molto più approfonditamente di me e nello specifico di dietoterapia nel bambino PASPANDAS. Vi voglio solo mostrare come la dieta agisce enormemente anche rispetto alla neuroinfiammazione, alla patologia neuronale. Noi sappiamo che la healthy diet, la dieta sana, è assolutamente contrapposta alla western diet. La healthy diet, la dieta sana, è la dieta mediterranea vera, ricca di fitochimici, vitamine, minerali, omega 3, acidi grassi poliinsaturi e monoinsaturi, fibra. La western diet è l'opposto, è la dieta verso cui maledettamente ci stiamo tutti noi dirigendo, è la dieta americana, povera di fitochimici, di vitamine, di minerali, ricca invece, vedete, di acidi trans e saturi, ricca di un eccesso di calorie che non ci servono, ricca di zuccheri, edulcorata, ricca di emulsificanti, di alimenti processati, raffinati, che hanno perso la loro costituente essenziale. Ebbene, queste due diete sono completamente contrapposte. Se la healthy diet attiva la neurogenesi protegge dall'infiammazione, protegge dallo stress ossidativo, protegge dalla disfunzione mitocondriale, protegge le eubiose intestinali, regola il metabolismo del triptofano, l'attività dell'assipotalamo ipofisi sul bene. Questa dieta viene definita dieta epigenetica perché permette la corretta espressione epigenetica. Ebbene, la Western Diet fa tutto il contrario di questo. Io voglio veramente terminare lanciando questo messaggio. Nel bambino PASPANDAS, accanto alla terapia che noi conosciamo, di cui disponiamo attualmente, fatta di psicofarmaci, antibiotici, immunoterapia, oggi non possiamo non prendere in considerazione la terapia microbiota mirata, fatta soprattutto di dietoterapia, di prebiotici, di fitoterapici che possono agire sul microbiota, fatta di probiotici di precisione, e perché no, forse domani anche il trapianto di microbiota potrebbe venirci incontro in questi bambini. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, spero di avervi dato qualche input positivo e soprattutto spero di avervi dato qualcosa in più per aiutare i bambini PASPANDAS. Grazie.